Allora, a questo punto abbiamo capito e abbiamo compreso che i prompt possono essere inviati tramite LangChain, soprattutto possono essere concatenati, possiamo creare una sorta di sequenzializzazione di uno dopo l'altro. Il problema qual è? Tecnicamente ogni singolo prompt è isolato. Sapete per quale motivo, proprio in soldoni, viene effettuata questa tipologia di operazione? Che cosa significa intanto che è isolato? Un prompt, ok, non va ad effettuare una modifica dello stato della base di conoscenza del Large Language Model perché? Perché tecnicamente potrebbe inquinarla, ok? E quindi per questo motivo, in un certo senso, la base di conoscenza, ovvero il set di funzionalità, il set di token e la correlazione tra questi che viene effettuata all'interno che viene scaricata automaticamente da ad esempio Llama tramite Llama 3.1 rimane sempre la stessa. Bene, vi faccio notare questo e cerchiamo di creare un piccolo esempio dove cerchiamo di comprendere quali sono le problematiche di questo isolamento del modello, ok, e come potremmo risolverla con l'introduzione della memoria. Allora, intanto vado a crearmi ovviamente un nuovo progetto, quindi faccio 06, ok? LangChain memoria, ok? Vado ovviamente all'interno di cd06 e faccio l'inizializzazione npm init meno yes e poi ovviamente vado ad installare npm install ovviamente LangChain e poi il nostro piccolo connettore o comunque sia il piccolo plugin che ci siamo sempre su cui abbiamo messo il focus, che sarebbe LangChain o Llama, ovviamente che è completo di tutte quante le nostre istruzioni. Ovviamente mentre effettuo l'installazione dei pacchetti vado a crearmi un nuovo file chiamato app.js e che cosa vado a strutturarmi? Ragazzi, mi riporto sempre le solite operazioni, ok? Quali sono le solite operazioni? Sono le importazioni. Ovviamente abbiamo definito che Ollama si trova sulla porta 7998, l'abbiamo customizzata nel primo video e poi il modello che stiamo utilizzando è Llama 3.1 nella versione latest. Ci serve ovviamente anche l'introduzione del prompt template perché andremo a strutturare effettivamente quello che è il nostro prompt. Allora, l'idea è questa, vado a riscrivere tutto quanto da zero perché mi piace rivedere in toto il nostro esempio e soprattutto per evitare di perderci man mano che facciamo tutti i nostri, tutte le nostre, diciamo, i nostri esperimenti. Allora, la prima cosa che facciamo è proprio creare il prompt di un set. Che cosa significa? Guardate, l'idea è questa. Allora, l'idea è proprio quella di andare a creare un prompt con su scritto, per esempio, from now, ok, you can call me Giovanni, ok? E quindi questo qui viene praticamente inviato, scusatemi, mi ricopio un attimo la nuvoletta, all'ama. Dopo un po' di tempo, immaginatevi che questo qui è un asse temporale dove praticamente qui questo è lo 0, ok? Ovviamente questo è l'inizio. Che cosa facciamo? Gli chiediamo who am I, ok? E cerco di inviare la richiesta ad Ollama, ovviamente al nostro modello. Cerchiamo di capire qual è la risposta che ci viene restituita. Ok? E questa sarà la cosa più importante di tutte. Perché? Perché tecnicamente voglio capire se c'è memoria, ok, tra queste due tipologie di richiesta, tra queste due interrogazioni. Allora come facciamo? Ovviamente saranno due prompt diversi. Cerchiamo di fare il prompt di set e il prompt di get. Che cos'è il prompt di set? Questo è il prompt di set, ovvero quello dove vado ad impostare il mio nome, e il prompt di get è quello dove vado a chiedere, ok, a querare quello che è il mio nome, ok? Allora faccio ovviamente una const prompt di set che è uguale ad un prompt template.from template e gli vado ad impostare ovviamente, guardate, lo faccio più comodo possibile, vado tramite Alt 96, quindi backtick, gli vado a dire from now you can call me e gli metto un segnaposto ovviamente, gli metto nominativo. Ok? Questo qui sarà in pratica impostato direttamente da noi. Dato che c'entra lo posso mettere tutto in una sola riga. Ovviamente vado ad effettuare il secondo prompt, quindi la strutturazione del secondo prompt, quello un po' più complicato, cioè quello un po' più semplice, perdonatemi perché questo è quello dove gli metto il segnaposto. Const prompt di get sarà uguale a prompt template.from template, from template, dove gli dico
alt 96, ovviamente what is my name, oppure who am I, what is my name, eccolo qua. E questo qui, giusto per essere corrispondenti, invece di chiedergli who am I, gli faccio automaticamente il what is my name, così almeno abbiamo corrispondenza tra il grafico e quello che è la richiesta che facciamo all'LLM. Allora, proprio per questo motivo facciamo la chiamata prima, cioè quindi strutturiamo i due elementi. Allora, vado a fare prima la funzione di imposta nome, quindi async function imposta nome, dove gli metto il nominativo, e la vado a strutturare in questo modo. Creo una chain, ovviamente gli faccio sempre il mio bel modulo try catch, quindi il mio blocco try catch per evitare problematiche, e quindi faccio un console.log con errore e poi qui gli metto exception, eccolo qui, ci siamo? E poi vado a creare la mia prima chain. Qual è la mia prima chain a livello proprio strutturale? Quindi faccio const chain set, perché è quella che si applica sul prompt set, punto pipe, e lo mando all'LLM, quindi sto concatenando un singolo prompt fondamentalmente. La response, quindi const response è uguale ad una wait ovviamente della promessa, quindi della chain set.invoke, dove gli devo impostare ovviamente quello che è il nominativo tramite un oggetto JavaScript con nominativo, due punti, facciamo così, nome, questo lo impostiamo a nome così evitiamo cioè che ci confondiamo un pochettino con le variabili, il nome che ti sto inserendo all'interno di questo imposta nome, ok? Quindi che cosa significa? Che in pratica io in questo momento posso invocare direttamente imposta nome, imposta nome, dove gli metto dentro Giovanni Pace. Ok? Per vedere se tutto quanto funziona, ancora non richiamiamo questo prompt get, ok? Quindi questo è come se lo andiamo praticamente a commentare. Se tutto quanto va bene, posso fare un node app.js e tra poco dovrebbe darmi una sorta di welcome lama, dove mi dice ciao, piacere di conoscerti Giovanni. Sono impostati in maniera molto cordiale. Ovviamente la response deve essere mandata in output, quindi faccio un console.log, questo qui sarà la set, due punti, e poi gli metto l'output della response direttamente. Quindi riavvio ovviamente la mia applicazione, e questo mi dice, vedete la set, buongiorno Giovanni Pace, it's a pleasure to make your acquaintance, what brings you where today, ok? Quindi capite benissimo che in questo momento, a prescindere dal mix che ha effettuato di operazioni, cioè dal mix linguistico, perché lui ha capito che questo è un nome italiano, Giovanni Pace, ok? Quindi ha iniziato con un buongiorno e poi ha continuato in inglese perché effettivamente io l'ho impostato in questo modo. Bene, adesso cerchiamo di riabilitare ovviamente la prompt get, ok? E devo impostare proprio totalmente un'altra funzione. Quindi faccio sempre un'altra async function, async function, ovviamente restituisci nome, non prende niente in input e faccio ovviamente un bel try catch. Quindi faccio try, apro le parentesi graffe, mi sono appena copiato il blocco di catch e faccio la mia seconda catena. Quindi const chain get, ok, è uguale a che cosa? Al prompt di get punto invoke. Dentro non c'è praticamente nulla, quindi gli metto un oggetto JavaScript vuoto, perché non c'è nessun segnaposto da valorizzare. Capite qual è il concetto? Allora a questo punto cosa succede? Vado ovviamente ad effettuare, quindi la const response sarà uguale ad una await della chain get. Scusatemi, questa chain get deve essere in pipe, perdonatemi, in pipe su LLM, perdonatemi un po' di fretta, ok? La chain get effettua l'invoke senza nessun segnaposto come abbiamo detto prima, ok? A questo punto vado a recuperare, faccio un console.log di che cosa? Della get, due punti, e gli restituisco la response. Vediamo che cosa mi
mi richiama, mi restituisce. Allora, ovviamente dopo aver impostato il nome, provo a farglielo restituire e se tutto va bene, se lui ha memoria, ok, ovviamente mi chiama Giovanni Pace, altrimenti abbiamo la conferma effettiva che non c'è memoria all'interno dei prompt e degli LLM, quindi dobbiamo cercare una soluzione per svilupparlo, comunque sia per mettergliela a disposizione. Vado ad eseguire la mia applicazione Node, eccolo qui, allora, intanto lui effettua la set, eccolo qua, perdonatemi, lui ha fatto prima la get della restituisci nome perché perché praticamente scusatemi, vi faccio vedere, oh, perdonatemi, sì, un po', eccolo qua, gli è partita prima la get semplicemente perché per lui le due funzionalità sono praticamente totalmente parallele, ok? Quindi per sequenzializzarle e per impostarle esattamente in questo modo devo creare una funzione asincrona, async function ovviamente effettua, quindi sequenzializza prompt, ok? Quindi qui dentro che cosa devo fare? Faccio semplicemente, molto in maniera spartana, una wait ovviamente di imposta nome ed una wait di restituisci nome, ok? In questo caso che cosa sto facendo, ragazzi? Semplicemente, dato che la get, quindi il restituisci nome, ha meno potenza, cioè sviluppa meno potenza di calcolo, ha bisogno, necessita di meno potenza di calcolo dell'altra, ovviamente risponde prima, ok, di effettuare l'imposta nome. Quindi a questo punto gli dico semplicemente aspetta che lui ha impostato il nome e poi me lo restituisci. A questo punto vado a reinvocare direttamente questo sequenzializza i prompt e dovremmo vedere sicuramente prima la set e poi la get, eccolo qui. Questo ovviamente è il primo elemento dove io gli sto dicendo che sono Giovanni Pace, ma nel secondo elemento ovviamente lui si è perso, ok, che ovviamente lo stato del prompt precedente, perché gli stati sono isolati e non hanno memoria, ok? Per evitare di inquinare la base di conoscenze e questa è una cosa fondamentale, estremamente importante per noi.